Dream on. You will not defeat us. You will not consume us. Il rischio di flusso di dati, di informazioni c'è sempre stato. La Huawei è cinese, la Ericsson svedese, la Nokia finlandese, la Cisco americana. Lei dice dobbiamo soltanto scegliere da che farci spiare, cinesi o americani? Noi abbiamo i cellulari, diciamo la verità agli ascoltatori, la privacy non esiste più per nessuno. Michele Geraci insegna e vive a Shanghai, soprannominato il cinese, quando era sottosegretario allo sviluppo economico nel primo governo Conte in quota Lega. È stato il regista dell'adesione italiana al memorandum della nuova Via della Seta, primo paese del G7 a farlo. Il ministro Di Maio lo mise a capo della task force sulla Cina. Era al fianco del presidente Xi Jinping durante la storica visita a Palermo, la città natale di Geraci. L'individuo cosa ha da nascondere? Allora, siamo in due mondi diversi. In Cina l'individuo conta meno della società. Da noi in Occidente l'individuo conta più dell'insieme. Non ho mai visto un documento che provi delle azioni illecite da parte di queste aziende che abbiano potuto mettere in discussione la nostra sicurezza nazionale. La Cina è la nazione con più videosorveglianza al mondo. Decine di milioni di telecamere con tecnologia all'avanguardia osservano 24 ore al giorno la popolazione. Il signor Mario Rossi esce di casa, una telecamera lo inquadra e lo segue. E lo riconosce. Lo stesso sistema di telecamere segue e anche riconosce la targa del suo veicolo. Quindi in Cina è possibile sapere i cittadini come si muovono e quando si muovono. Un patrimonio gigantesco di dati raccolti e elaborati con sofisticata intelligenza artificiale è il progetto Occhio di Falco, voluto dal presidente Xi Jinping. A giugno 2020 il Dipartimento della Difesa americano identifica, oltre a Hikvision, altre 19 società perché vicine agli apparati militari cinesi. Perché in Cina vige il cosiddetto credito sociale, cioè se sei un bravo cittadino puoi avere accesso al credito, se lavori in un'amministrazione pubblica puoi fare carriera, se tuo figlio può accedere ad alcune università o quant'altro. Se naturalmente non sei un bravo cittadino, naturalmente questi benefit li perdi. Perché uno dice, ma a noi sostanzialmente ce ne frega. In Italia cosa se ne importa? A noi se ne importa alla grande. Perché? Perché queste società cinesi sono diventate delle multinazionali. Il loro vantaggio competitivo è stato quello di maturare le tecnologie all'interno della Cina. In Italia Hikvision è il leader del mercato, negli anni ha piazzato le sue telecamere anche in luoghi strategici per la sicurezza nazionale, i palazzi delle istituzioni politiche, aeroporti come Malpensa e Fiumicino, ministeri, tribunali, forze dell'ordine. Hikvision Italia è posseduta da una holding europea a sua volta detenuta dalla casa madre cinese. Anche gli amministratori della SRL italiana sono cittadini cinesi. La CDC, che è la vostra società di controllo, no? È un'azienda che si occupa anche di apparati sensibili militari in Cina? Non lo so proprio. Anche perché queste aziende hanno tutti i siti completamente in cinese, io non parlo il cinese, non leggo il cinese. Con la pandemia anche i rilevatori di temperatura si sono moltiplicati e con loro l'intelligenza artificiale che studia e analizza ogni immagine dietro gli occhi teneri di un panda. Ma dietro quegli occhi ci sono le leggi sulla sicurezza emanate da Pechino nel 2017 impongono di rivelare informazioni sensibili qualora vengano richieste dal governo. L'ordinamento giuridico cinese contempla 4 norme fondamentali che obbligano qualsiasi cittadino cinese, a qualunque latitudine si trovi, a dover fornire qualsivoglia genere di informazioni allo Stato, pena il carcere. E vale anche per le aziende? Vale per le aziende, ma non solo in Cina, anche all'esterno della Cina. Se la vogliamo dire in maniera più brutale, potenzialmente ogni cittadino cinese è una spia. Impone a cittadini e società cinesi ovunque insediate di trasferire dati e quindi di collaborare con il proprio governo di appartenenza, senza avere la possibilità di rivelare questa collaborazione. Ma è rischiosissima questa cosa. Certo, è molto rischioso. Il caso della società Hikvision è significativo.
Sia sotto Trump sia sotto Biden, con diversi provvedimenti gli Stati Uniti hanno messo al bando Hikvision perché è implicata in violazione dei diritti umani, ma anche per ragioni di sicurezza nazionale. Siti sensibili e uffici governativi sono ora preclusi a questa azienda. Colpisce il fatto che voi siete considerati un'azienda inaffidabile che mette a rischio la sicurezza nazionale. L'Agenzia per la sicurezza informatica americana ha segnalato la vulnerabilità delle vostre telecamere che permetterebbero un controllo da remoto, e questo è una cosa precisa. Una rete chiusa non permette il controllo da remoto. Abbiamo dato tutte le garanzie che ci hanno chiesto e rispetto a tutto quello che è possibile produrre ad oggi, perché poi, ripeto, non esiste oggi una vera certificazione per la cyber. E allora queste accuse di vulnerabilità da dove arrivano? Non è vera nel senso, quello che non è vulnerabile oggi potrebbe essere vulnerabile domani. Quante telecamere Hikvision sono piazzate in Italia in questo momento? Lo saprete? Centinaia di migliaia. Rispetto alle leggi sulla sicurezza in Cina, Ma noi ci comportiamo secondo le leggi italiane e devo dire che nessuno mi ha mai chiesto nulla di informazioni rispetto... non conosceva queste leggi? No, sinceramente no. No, non ci credo. No, davvero, no, veramente non... No. Legge approvata nel 2016, diventate applicate nel 2017, che sono vincolanti per le aziende e i cittadini cinesi. Non lo conoscevo. Le società di videosorveglianza cinesi sono leader mondiali, tra queste c'è la Dahua Technology. In Italia gli affari vanno a gonfie vele, un terzo delle telecamere vendute hanno il loro brand. Sorvegliano la città del Vaticano. A settembre dello scorso anno hanno piazzato 19 termoscanner a riconoscimento facciale a Palazzo Chigi, un vanto per l'azienda dello Zhejiang. L'impatto del Covid l'avete ammortizzato grazie alla vendita dei termoscanner. Di sicuro ha inciso con un 20-30% di aumento di fatturato a parte Covid. Il vostro slogan è ogni uomo nasce libero e sicuro. Perché noi siamo convinti di questo. Usiamo anche la Cina, no? Perché si critica tanto, ma bisogna anche vedere le cose buone. Sa quante persone delinquenti vengono arrestati perché sono fisionomie conosciute, che magari vanno a un concerto, vanno a prendere un treno e vengono beccati. La privacy è giusta che ci deve essere, è sacrosanta, ma noi facciamo sicurezza. Anche la tecnologia delle telecamere Dahua è usata dal governo di Pechino nella repressione dello Xinjiang. Per questo, come Hikvision, anche loro sono finiti nella blacklist delle aziende che non possono più fare affari con lo Stato americano. Il presidente della Dahua italiana è Fu Liquan, è un cittadino cinese, principale azionista del gruppo. Difficile che possa disobbedire al governo mettendo a rischio libertà e miliardi. Lei conosce le leggi sulla sicurezza in Cina? No. Conosco a malapena quelle italiane, perché nessuno è venuto a dirmi Pasquale, tu devi far sì che devi dare informazioni o devi... magari non gliel'hanno detto, ho capito? Ma allora come faccio a rispettare una regola che non me l'hanno detta? La proprietà di un'azienda che è, come dire, sospettata di non avere sistemi tecnologicamente così sicuri o quantomeno vulnerabili dagli Stati Uniti, tanto da essere inserita in blacklist, è la stessa che poi opera anche in Italia, quindi la preoccupazione... Io penso che questa sia solo una guerra economica che ci può essere tra due aziende perché le chiamo aziende, America e Cina. Le telecamere installate nei nostri uffici pubblici sono acquistate attraverso la convenzione della Consip del 2016. Gli appalti sono aggiudicati per lo più da TIM e Fastweb, che poi si sono rivolte soprattutto ai colossi nati in Cina perché offrono tecnologia a buon mercato, come è successo nel caso del Ministero di Grazia e Giustizia per 1100 apparecchi Hikvision installati perfino nelle centrali di ascolto delle intercettazioni delle procure. Le pubbliche amministrazioni hanno le competenze tecniche per accorgersi se c'è qualcosa che non va? Tenderei a escluderlo. Hikvision sorveglia la nostra televisione pubblica, la RAI. A febbraio avevamo fatto un primo esperimento in cui emergeva che solo le telecamere Hikvision e non quelle di altre marche aprivano canali di comunicazioni con indirizzi non censiti in Cina. Abbiamo simulato un attacco informatico. Siamo entrati dentro il sistema. E cosa ha visto? Un considerevole quantitativo di comunicazione da parte di alcuni dispositivi. E dove sono piazzati? Questi sono quelli dove ci sono accessi praticamente delle persone, dunque sistemi di controllo dei badge, piuttosto che tornelli. Cioè sono quelle telecamere che inquadrano i volti di chi entra e di chi esce. Esatto, dal controllo effettuato poi si è cercato di capire quali sono queste tipologie di comunicazione. Si trovano delle comunicazioni verso dei server che sono registrati dalla
sostanza dalla Hikvision, e sono di Zhejiang come Quindi la regione cinese, dove tra l'altro ha sede Hikvision. Dove tra l'altro la sede Hikvision è stato abilitato un servizio che permette, grazie a questi codici, che sono tra l'altro sequenziali, e questo è un altro elemento, permette l'accesso praticamente da remoto. Questi codici li ha l'installatore o chiunque ha attivato questa soluzione, e chiaramente il produttore. Sono telecamere che riconoscono le persone? Si possono riconoscere le persone, cioè sono dotate anche di moduli sia per l'identificazione del volto. Infatti l'aspetto pratico è che sono comunque telecamere di eccellente risoluzione. La scoperta è inquietante, il sistema in teoria è chiuso, ma se lo si apre a internet, come ad esempio per una manutenzione, in pochi minuti vede migliaia di tentativi di comunicazioni con l'esterno, delle telecamere che puntano gli ingressi del centro di produzione della RAI. I dati sensibili delle persone che entrano quindi sono accessibili dall'esterno e vengono inviati proprio in Cina. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. For the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. Yes, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, it belongs to you. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn